Sono le 10:29 del mercoledì 26 marzo e wow, che bella questa strada, ragazzi. Mamma mia, che palle. Ma veramente, ma dove sono? Ma perché? Guardate che disagio. Che palle. Tutto completamente intasato. Assurdo, alle 10:30 del mattino. Qua o stanno facendo dei lavori o c'è stato un giga mega incidente. Per forza, per forza. Infatti, come volevasi dimostrare, incidente più avanti, però dovrebbe essere abbastanza rapida questa cosa, vediamo. Noi mettiamoci, proviamo e vediamo come va. Ah, che delirio, signori, che delirio. D'altronde la Brianza è bella anche per questo. Non credo proprio. E signori, abbiamo il colpevole. Qua, polizia, ANAS, minchia. Un auto articolato e un'auto probabilmente dietro, esatto, davanti. Non so cosa sia successo, non so se hanno tamponato, se hanno fatto dei danni in qualche modo, ma vabbè. Dietro c'è un che quasi mi viene addosso. Signori, oggi si testa un po' questa camera. Io non ve l'avevo detto nel precedente video, ma comunque l'idea è quella di fare un video test per provarla in determinate circostanze. Tra l'altro, cosa interessante, io in questo momento sto registrando dei video in una preset flat, ok? Cosa significa preset flat? È un preset piatto, ok? Quindi i colori sono piatti, ha un'ampia gamma dinamica in modo tale che io possa andare a fare una color correction in post-produzione che sia comunque il più professionale possibile. Non stiamo parlando di un file log, ok? Cioè sono due cose nettamente diverse. Girare in flat in una, diciamo, in neutro, ok, in assoluta neutralità dei colori, non significa per forza stare girando un log. Infatti questa macchina non ha un file log, non produce un file log, produce un file comunque lavorabile. Vedremo quanto malleabile, perché comunque io sto lavorando in questo momento, è da poco che la sto utilizzando, quindi questo file ancora non l'ho utilizzato. Questo è il primo video che registro completamente in flat, quindi potete vedere anche ad esempio la differenza tra il file non lavorato e il file lavorato. Poi oggi purtroppo non è neanche troppo bella la giornata, quindi comunque i colori saranno quelli che saranno, però cercheremo di fare il nostro lavoro comunque. Alla fine quello che vedete qua per ora sul canale è questa strada, perché è la strada che mi porta, diciamo, nella maggior parte dei miei lavori, che è Monza. Quindi mi porta effettivamente a Monza, mi porta a Milano e tendenzialmente lì è dove io opero maggiormente, quindi per forza di cose vedete queste aree qua. Io abitando un po' fuori Monza, poco fuori Monza, non stiamo parlando veramente di pochi chilometri, le zone che bazzico sono queste, quindi comunque vedrete sempre un po' queste zone qua nei miei video vlog. Diciamo che sarebbero più interessanti farli magari in zone un po' più rurali della Brianza o comunque dell'Italia, però vi giuro che vi porto magari qualche vlog in altre zone più piacevoli. Quante bandierine! Hola! Signori, la configurazione è sempre questa. Ormai cappellino della Tatus per forza e telecamera attaccata sono l'accoppiata magica. No, che bello quando le strade sono così libere. Lavoro in corso, sto rimontando l'insegna qua. C'è da guardare un po' la pressione delle gomme, mi sa qua, Non tanto la convergenza, perché non fa rumori particolari, è più la pressione, perché tende... Ok che la strada è leggermente inclinata, ma tende verso sinistra. Non mi piace questa cosa troppo, Dopo gli do un'occhiata. Non tira, ma tende. Devo tenere il volante un po' verso destra per far andare dritta. Anteriore sinistra potrebbe essere leggermente sgonfia, oppure leggermente fuori asse il volante. Coda, come sempre. Allora, come al solito, a noi i semafori non fanno impazzire, quindi gireremo giù di qua. Avete uno stop, signori, lì, vabbè che è sbiadito, però Tra l'altro hanno obbligato tutti i camion ad avere lo stickerino degli angoli morti, ma sono tutti scritti in francese. Dai, fate attraversare la signora anche se non ha le strisce, va. Prego. Nessun problema.
Che succede qua? Signori, che vi state incastrando? Facciamo così, io passo di qua, voi girate giù di là, tanto per tutti è la stessa cosa. Oppa. Sentitelo il rombo di questa Panda 69 cavalli. Certo, rombo micidiale. Allora, posti. Come al solito, ragazzi, qua trovare un posto è micidiale. Ah, signori, eccoci qui di nuovo sulle strade di Monza. Passiamo da un'altra parte oggi, andiamo da un'altra zona. E niente, io sto registrando un po' di video in generale, cercando di capire un po' dove e come utilizzare questa macchina. Sembra molto interessante, vi devo dire la verità, perché comunque è bello, nel senso che è molto... Cioè, a parte che è comodissima, ragazzi, cioè io sulla fronte non sento peso, non mi dà fastidio, è super soft e poi è visione occhi, cioè i miei occhi invece di essere qua sono leggermente più in basso, è una figata, ragazzi. E poi sono molto curioso di sapere questo flat come verrà poi post prodotto, una volta post prodotto. Tra l'altro questa casa qua è nuova, assurdo, ci ha messo pochissimo a tirarla su, giuro. Cioè ok, cioè io passo di qua spesso e non è da tanto che l'hanno tirata su. Bene, sono diventati veloci a fare alcuni lavori. Che bella barba. Ah no, non è una barba. Pensavo che l'autista avesse una barba eccezionale, invece era solo l'ombra. Facciamo attraversare questo stupendo cane. Quando si guida, ragazzi, miliardi di occhi dappertutto e bisogna prevedere un po' le cose. Il signore avevo capito subito che stava per attraversare, di conseguenza io non ho fretta, meglio un secondo in più che uno in meno. Che è sto bordello, signori? Tutti fermi, ma che non c'è casino, siamo fermi però. Tra l'altro, cosa incredibile, perché magari bazzica Monza, la conosce un pochino, ma quanti, ma davvero tanti parcheggi a pagamento ci sono adesso? Mamma mia! Ma sono diventati infiniti. Veramente sono tantissimi, è assurdo. Signori, io non so come sarà l'audio, magari è tutto scricchiolante, sgracchiolante, perché comunque è una plastica su plastica che andrà a sbattere. Però in questo momento voi siete il mio volante. Ma che roba, questa è una figata atroce, vi giuro. Spero che non mi fermino. E devo dire, signori, che io per adesso non lo so ancora, ma sono abbastanza stupito della durata della batteria di questi dispositivi, perché comunque sto registrando da un bel po' e devo dire che sia il pod che adesso non so se il pod è quello che ho io qua o è quella macchinetta lì, però hanno una bella durata della batteria, non mi dispiace, devo dire, non mi dispiace. Questo, ragazzi, è l'hotel dove vengono ad alloggiare i piloti di Formula 1 quando ci sono le gare. Questa è la Villa Reale. Signori, guardate qui, io non guardo lì, guardo là, ma guardate qua. Questo è lo sfondo di Death Stranding 2, tanta roba. Non vedo l'ora che esca e per chi mi segue iscrivetevi anche al secondo canale del gaming, perché lì uscirà tutta la serie completa al 100% di Death Stranding 2, assolutamente. E dai, che succede qua? Com'è questa lentezza per girare? Ah, perché c'era il tir, vabbè, dettagli. Signori, la cosa bella di questa macchinetta è che potete veramente fare riprese veramente dappertutto. Potete metterla ovunque. Cioè, questo
è il poggiatesta, magnete, tac, attaccato e basta, posso andarmene adesso. Signori, che cosa tengo a dirvi in realtà? Che così come state guardando adesso, sto registrando in questo... così, non l'ho toccata la clip, questo è flat, ok? Vedete ci sono i colori, comunque li potete vedere tutti i colori, ma è flat, di conseguenza non è colorata, è un colore piatto, neutro, così come viene catturato. Così come guardate adesso che c'è anche il passaggio, si sta colorando perché ho fatto la color in post-produzione. Però esistono vari filtri, come ad esempio questo che state guardando adesso è il filtro nessuno, quindi non c'è nessun filtro. Questo è come nasce la macchina di per sé. Questo è quello che viene definito ritratto, quindi va ad ammorbidire quella che è la pelle dei volti. Mi vedete adesso così? Questo invece lo chiamano vivid, ossia è un formato vivido che dicono essere buono per riprese più cinematografiche. Infatti è un po' più contrastato sotto questo punto di vista, i colori sono un pochino più accesi. Questo invece viene interpretato come urban in realtà e viene detto che potrebbe essere utilizzato per ad esempio i vlog di tutti i giorni. Vedete che è molto più contrastato, è molto contrastato questo tipo di lavoro. Però adesso voglio farvi un appunto, non ve li faccio vedere tutti perché sennò veramente non finiamo più. Da questo flat io posso fare una cosa, io posso fare questo, ok? Di conseguenza posso andare a colorarlo come meglio preferisco. Quando faccio una ripresa, io poi in post-produzione posso scegliere se farla un po' più contrastata, un po' meno contrastata, luci più alti, luci più bassi, regolare comunque di più quella che è la gamma dinamica dei colori, piuttosto che con una cosa fatta in macchina già preimpostata, ok? Di conseguenza devo fare attenzione in macchina a impostare bene quelli che sono effettivamente i colori che voglio utilizzare, perché da lì poi non scappo. Invece con una preconfigurazione diciamo flat come questa io posso poi in post-produzione andare a regolare il tutto, ed è questa il game changer diciamo anche di questa macchina, perché non tutte le macchine supportano dei profili flat, non tutte le macchine vanno a registrare con un'ampia gamma dinamica come questa. Meglio così che Insta ha pensato a fare cose per i content creator come noi che abbiamo bisogno di avere più gamma dinamica effettivamente. Possiamo colorarle meglio in post-produzione, questa è una cosa bellissima ragazzi, questa è una cosa stupenda. Ah, che bello signori, che bello. Oggi un bel po' di rumore per voi. Perché? Perché sono a bordo del mio pandino. Questo è il mio pandino effettivamente. Devo dire che sì, in questo momento vi sto portando nella Brianza più vera nelle zone un pochettino più verdi della Brianza. Mi sto recando in questo momento, a parte che ho imballato il motore, in qualche modo, non so in che modo, mi sto recando a Costa Lambro ragazzi. Costa Lambro è una frazione di Carat Brianza, in Brianza per l'appunto, perché oggi c'è una giornata molto bella in realtà, molto limpida, molto soleggiata. Mi piacerebbe fare un paio di riprese a mano libera con la mia Sony Alpha 6004, che è da un po' che non sto utilizzando per X motivi. Devo dire che è molto molto bello magari venire qua a fare un paio di riprese, quindi vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di carino. La cosa bella signori è che grazie al fatto che è magnetica la si può attaccare veramente dappertutto. Questa macchina all'interno ha la lamiera, quindi è metallo, è una cosa magnetica, ci si può attaccare, ok? Letteralmente. Di conseguenza la posso attaccare tipo anche qua, ma la posso attaccare anche qui o qui, oppure anche qui. Vabbè, forse mi vedete meglio qui, e perché no, anche qui. Ma in verità signori c'è un punto che sarebbe anche molto interessante da provare. Anche qui posso attaccarla, perché vedete questa macchina è tutta fatta
di lamiera all'interno. Quindi io posso attaccare qua e continuare a parlare comunque senza problemi. Questa è una cosa bellissima. Cioè, per chi fa questo lavoro qua, il fatto di poter attaccare la telecamera dappertutto è una delle cose più belle che ci possa essere. Guardate un po', anche sulla cintura di sicurezza. ciò significa che io posso fare delle riprese da questa posizione. Capite che è molto interessante. Io vi devo proprio dire che questa macchina è proprio comoda. Questa camera, questa action cam, chiamatela come volete perché veramente può fare di tutto, è estremamente comoda e la potete veramente utilizzare in qualunque circostanza perché si adatta veramente a tutto. È bella, è maneggevole, è piccola, è compattissima, cioè più che piccola è proprio compattissima. Quindi, boh, io sono felice dell'acquisto che ho fatto in realtà. Vi devo dire la verità. Vi devo dire la verità. Sentite ragazzi come facciamo lavorare questa macchinetta su queste strade in salita. Una volta qua signori ci si passava tranquillamente in due con questa tipologia di macchine. Oggigiorno purtroppo è diventato quasi impossibile. Signori, quindi con questa macchina si può fare veramente di tutto. Partiamo dalle cose basilari. È piccola, perché questa è la dimensione, effettivamente. E se pensiamo alla sola macchina, al solo corpo macchina, è veramente piccolo. È microscopico. Potete attaccarla e staccarla dal suo pod, diciamo, quando e come desiderate. C'è il suo copriobiettivo che potete andare a svitare e riavvitare quando più preferite, in modo tale da proteggere l'obiettivo effettivo che sta sotto a questo. Questo è il copriobiettivo, io posso andare a svitarlo e poi posso andare a riavvitarlo. In questo modo, oltre che a salvaguardare la lente della macchina, che non è intercambiabile, aumenta l'aspettativa di vita del dispositivo. Si attacca letteralmente dappertutto, avete visto ad esempio sulla macchina. Qualunque cosa è composta da metallo, voi potete attaccarla. Dietro la macchina trovate delle linee che sono delle linee di grip e di dissipazione. Di conseguenza queste linee qua vi permettono di far sì che la macchina rimanga più adesa alle superfici su cui si attacca, oltre che a dissipare il calore in maniera più efficiente. Avete quello che io definisco remote sight, ossia che potete mettere la telecamera in un punto e controllare l'immagine che sta riprendendo anche a distanza. Cosa non da poco, avete la possibilità di flippare lo schermo. E altra cosa molto interessante, molto importante, molto utile, è sempre in dotazione con il modello base il magnete da appendere al collo. Questo, diventate Iron Man. In più la telecamera si adatta bene, non rimane tendenzialmente storta, ma vi porta a metterla o in verticale oppure in orizzontale, e così rimane. Ma signori, che dire, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video qua sul canale. Ciao a tutti!